Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina Guriu. Se non avete ancora abbonato il canale fatelo adesso, lasciateci dei bei like e dei commenti e se volete supportarci potete farlo o prenotando dei tour o tramite Patreon. Vi lasciamo in merito tutte le informazioni in descrizione. Bene. Oggi vi parlerò nuovamente di un Asburgo, Massimiliano II di Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero nel XVI secolo. A proposito, Massimiliano è stato a Vienna nel 2020 uno dei nomi più gettonati per quanto riguarda i neonati. Ora torniamo a Massimiliano del XVI secolo. Lui fu figlio di Ferdinando I, quello a cui dobbiamo la scuola di equitazione spagnola qui a Vienna. Massimiliano nasce qui a Vienna come primo imperatore che nasce qui, morirà a Ratisbona e la sua salma è custodita a Praga nel Duomo di San Vito come anche quella di suo padre. Con lo zio Carlo V non ha avuto un ottimo rapporto perché questo qui in primis voleva far diventare suo figlio il prossimo imperatore al posto di Massimiliano, cosa che a Massimiliano non piacque, però sinceramente capisco che uno voglia vedere il proprio figlio come prossimo imperatore. E secondo, Carlo V convinse Massimiliano, lo convinse appunto a sposare la propria cugina. Per quale motivo? Perché abbiamo avuto a quel tempo una linea spagnola, una linea austriaca e per mantenere assieme queste terre nella famiglia, per creare una sorta di diritto di eredità reciproco, iniziarono a sposarsi fra di loro e si arrivò al punto tale che addirittura lo zio sposerà la stessa nipote di primo grado. Per questa cosa poi bisognerà convincere in un qualche modo anche il Papa con un aiutino, diciamo, economico. Possiamo parlare tranquillamente di corruzione in questo caso. Ad ogni modo, Massimiliano cresce nel pieno della riforma e della controriforma, ma simpatizzava per i protestanti e probabilmente sarebbe diventato anche protestante se non avesse dovuto promettere al padre che non l'avrebbe fatto, quantomeno ufficialmente, e in ogni caso non poteva farlo perché diversamente non sarebbe mai potuto divenire il prossimo imperatore del Sacro Romano Impero. Ad ogni modo, però, alla sua morte rifiuterà l'estrema unzione, cosa che dice tanto su di lui. Massimiliano II è stato una persona molto interessante, si è interessato molto per l'arte, molto per la scienza, botanici lavoreranno per lui, ma anche un pittore come Giuseppe Arcimboldo che organizzerà per lui svariate feste. Vedete qui un quadro di Giuseppe Arcimboldo del Kunsthistorisches Museum. Se volete saperne di più potete tranquillamente prenotare un tour con me. Altra cosa interessante, vi parlai durante l'episodio sulle donne di un elefante a Vienna. Era storia quella lì, perché fu proprio lui, Massimiliano II, che portò un elefante al centro storico della città di Vienna. Già oggi sarebbe abbastanza singolare vederlo al centro storico, ma allora sicuramente ancora di più. Ora chiaramente sorge la domanda, ma perché giriamo questo episodio qui? Perché non al centro storico dove c'è la Stahlburg, dove dormono i Lipizzani, che risale al suo tempo, o nel parco di Schönbrunn che venne acquistato sempre sotto il suo incarico? Qui, perché qui abbiamo tanti castagni e fu proprio lui che fece piantare per la prima volta qui a Vienna castagni che ci regalano tanta ombra. Qui siamo nella Prater Allee. A Vienna abbiamo circa 22.000 castagni in totale e forse non lo sapete, ma da Vienna poi questi castagni si espanderanno in tutto il resto dell'Europa occidentale. Bene, se non lo sapevate scrivetemelo pure nei commenti. Ci vediamo la settimana prossima per il prossimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Grazie e alla prossima volta. Ciao! Buongiorno e benvenuti a Federico di Ferdinando. Bene, però dobbiamo ripartire. Perché dico bene improvvisamente? Divenne possibile nochmal.